Buongiorno a tutti, sono Lucas e benvenuti su Wow Podcast Italian. Mia, oggi ho una storia assolutamente incredibile da raccontarti. Ieri ho vissuto una delle giornate più caotiche della mia vita. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Wow Podcast Italian. Sono Mia e sono felicissima di essere qui con voi oggi. Lucas, sul serio? Devi assolutamente raccontarmi tutto. Cosa è successo ieri? Allora, sai che ho un gatto che si chiama Biscotto, vero? È un gatto arancione, molto peloso e molto, come dire, complicato. Sì, certo che lo so. Hai parlato di Biscotto 1000 volte. È quel gatto che non vuole mai stare fermo, giusto? Ma cosa ha fatto questa volta? Esatto. Biscotto ieri mattina non stava bene. Non mangiava, non beveva e stava seduto in un angolo senza muoversi. Per me era una cosa molto strana, perché di solito quel gatto corre per tutta la casa e rompe tutto quello che trova. Oh no, povero Biscotto! Capisco bene la preoccupazione. Quando un animale cambia comportamento così è sempre un segnale importante. Cosa hai fatto? Ho chiamato subito il veterinario. Si chiama Dottor Ferrari. È molto bravo, ma il suo ambulatorio è sempre pieno di animali. Quando ho telefonato, la segretaria mi ha detto che potevo venire alle 11. Così ho preso Biscotto, l'ho messo nel trasportino e siamo andati. Ah, il trasportino! Quello è sempre un'avventura con i gatti, vero? Come ha reagito Biscotto quando l'hai messo dentro? Ascoltatori, immaginate questa scena. Io apro il trasportino, cerco di prendere Biscotto e lui comincia a correre per tutta la casa. Sotto il letto, sopra il divano, dentro l'armadio. Ho impiegato quasi 30 minuti solo per prenderlo. Ah! Questo è troppo divertente. Ma Lucas, capisco perfettamente. I gatti sembrano capire sempre quando si va dal veterinario. È come se avessero un sesto senso. Avete mai avuto questa esperienza con i vostri animali, ascoltatori? Esattamente. Comunque, alla fine, sono riuscito a metterlo nel trasportino. Biscotto protestava tantissimo, faceva versi strani per tutta la strada. La gente in macchina accanto a me mi guardava con una faccia molto curiosa. Povero Lucas! E poi, cos'è successo quando siete arrivati dal veterinario? Quando siamo entrati nell'ambulatorio, c'era una sala d'aspetto piena di animali. C'era un cane molto grande, forse un Labrador, che abbaiava continuamente. C'era anche un coniglio bianco in un trasportino piccolo e una signora anziana con un pappagallo verde. Che situazione interessante! Un vero zoo! E come ha reagito Biscotto in mezzo a tutti questi animali? Biscotto, che di solito è il re della casa, all'improvviso è diventato silenziosissimo. Si è rannicchiato nel trasportino e non si muoveva più. Il cane grande gli abbaiava vicino e lui tremava. Oh, che scena! Sai, ascoltatori, questo è molto comune. Gli animali a volte cambiano completamente comportamento in luoghi nuovi e con altri animali vicino. È normale che si spaventino. Avete mai portato i vostri animali dal veterinario? Scriveteci nei commenti com'è andata. Dopo circa 20 minuti di attesa è arrivato il nostro turno. Siamo entrati nello studio del dottor Ferrari. Era una stanza grande con un tavolo in metallo al centro. Il dottore era un uomo di circa 50 anni, con i capelli grigi e un camice bianco. E cosa ha fatto il dottore? Come ha visitato Biscotto? Prima di tutto ha chiesto molte domande. Ha detto: ha mangiato oggi? Ha bevuto acqua? Ha fatto i bisogni normalmente? Quante volte al giorno mangia di solito? Io rispondevo a tutte le domande, ma ero anche un po' preoccupato. Capisco. È importante rispondere bene a tutte le domande del veterinario, perché aiutano a capire cosa non va. E voi, ascoltatori, sapete rispondere a queste domande sui vostri animali?
È molto importante conoscere le abitudini dei nostri pets. Il dottore poi ha preso Biscotto in braccio e qui è successa una cosa incredibile. Biscotto, che prima tremava di paura, ha cominciato a fare le fusa. Si è completamente rilassato tra le braccia del dottor Ferrari. No, questo è fantastico. Quindi il veterinario ha un vero talento con gli animali. Alcuni dottori hanno questa capacità speciale, sai? Gli animali sentono quando una persona è calma e professionale. È una cosa bellissima. Esatto! Il dottore ha visitato Biscotto con molta calma. Ha ascoltato il cuore con lo stetoscopio, ha guardato gli occhi, le orecchie, i denti. Ha premuto delicatamente sulla pancia del gatto per sentire se c'era qualcosa di strano. E ha trovato qualcosa? Cosa aveva Biscotto? Il dottor Ferrari ha detto che Biscotto aveva un piccolo problema allo stomaco. Probabilmente aveva mangiato qualcosa che non andava bene. Ha detto che non era una cosa grave, ma che dovevo stare attento. Mi ha prescritto una medicina. Meno male, che sollievo! Ascoltatori, questa è una storia con un lieto fine. E questa è anche una lezione importante. Quando il nostro animale cambia comportamento, dobbiamo sempre portarlo dal veterinario. Non aspettate troppo tempo. Assolutamente. Il dottore mi ha spiegato come dare la medicina a Biscotto. Ha detto: devi dargli questa medicina 2 volte al giorno, la mattina e la sera, per 5 giorni. Puoi mescolarla nel cibo, oppure puoi usare questo piccolo strumento per metterla direttamente in bocca. E come stai dando la medicina a Biscotto? È facile? Mia, no! È una catastrofe ogni volta. Biscotto sente l'odore della medicina e scappa. Ieri sera ho provato a mescolarla nel cibo, ma lui ha mangiato tutto tranne la parte con la medicina. Come fa? Ah, i gatti sono così intelligenti. È una delle cose più divertenti e frustranti degli animali. Avete dei consigli per Lucas, ascoltatori? Come date la medicina ai vostri gatti? Scriveteci, vogliamo sapere i vostri segreti. Per favore, aiutatemi. Ho ancora 4 giorni di medicina da dare a questo gatto furbo. Comunque, il dottore mi ha anche dato altri consigli. Ha detto che dovevo cambiare il cibo di Biscotto per qualche giorno. Niente cibo secco, solo cibo umido e leggero. Questo è un consiglio molto comune quando un gatto ha problemi allo stomaco. E il veterinario ha detto quando devi tornare per un controllo. Sì, ha detto di tornare tra una settimana se Biscotto non migliorava. Ma se invece migliorava, non era necessario tornare subito. Ha anche detto che potevo chiamare se avevo domande o se ero preoccupato. Questo è molto importante. Un buon veterinario è sempre disponibile per le domande dei proprietari. Avere un buon veterinario di fiducia è fondamentale quando si ha un animale domestico. Voi avete un veterinario di fiducia, ascoltatori? Assolutamente. E devo dire che il dottor Ferrari mi ha dato anche molti consigli utili in generale. Ha parlato delle vaccinazioni di Biscotto, delle visite annuali, della prevenzione dei parassiti. È stato molto completo. Parlaci di questi consigli. Sono molto utili per tutti i nostri ascoltatori che hanno animali domestici. Allora, il dottore ha detto che i gatti devono fare le vaccinazioni ogni anno. Ha anche detto che è importante fare un trattamento contro i parassiti, come le pulci e i vermi, ogni 3 mesi. E, naturalmente, la visita annuale di controllo è fondamentale. Questi sono consigli d'oro. E vale lo stesso per i cani, ovviamente. Voi, ascoltatori, seguite il calendario delle vaccinazioni dei vostri animali. È una cosa molto importante per la salute dei nostri pets. Il dottor Ferrari ha anche parlato dell'alimentazione. Ha detto che molte persone danno ai gatti cibo che non è adatto per loro. Per esempio, il latte.
Molti pensano che i gatti amino il latte, ma in realtà può causare problemi digestivi. Ah, questo è un mito molto comune. Tanta gente pensa che i gatti e il latte siano una combinazione perfetta, ma non è sempre così. Avete scoperto qualcosa di sorprendente sui vostri animali? Raccontateci nei commenti. Un'altra cosa che il dottore ha detto è che i gatti hanno bisogno di bere molta acqua. Lui consiglia di mettere la ciotola dell'acqua lontano dalla ciotola del cibo. Apparentemente, istintivamente, i gatti non bevono vicino a dove mangiano. Che curiosità interessante! Vedi, Lucas, ogni visita dal veterinario è un'opportunità per imparare cose nuove sul nostro animale, e questo è bellissimo. La relazione con il nostro veterinario è quasi come quella con il nostro medico di base. Hai completamente ragione. Prima di uscire dallo studio, il dottor Ferrari ha pesato Biscotto. Ha detto che era un po' sovrappeso. Biscotto pesa 5,5 kg e il dottore ha detto che per un gatto della sua taglia il peso ideale sarebbe tra 4 e 5 kg. Oh, Biscotto è un gatto un po' rotondo, ma è anche una cosa comune, soprattutto per i gatti che vivono in appartamento e non si muovono molto. Ha dato consigli su come far perdere peso a Biscotto? Sì, ha detto di ridurre le porzioni di cibo e di farlo giocare di più. Ha consigliato di comprare dei giocattoli interattivi per stimolare il movimento. Ha anche detto che i gatti in appartamento hanno bisogno di stimolazione mentale, non solo fisica. Questo è un consiglio valido per molti animali domestici e anche per noi umani in fondo. Movimento e mente attiva sono importanti per tutti. Avete dei giocattoli particolari per i vostri animali? Condividete le vostre idee con noi. Quando siamo usciti dall'ambulatorio, Biscotto era molto più tranquillo. Credo che la visita lo avesse stancato. In macchina era silenzioso e quando siamo tornati a casa è andato direttamente a dormire sul suo posto preferito, il divano. Ah, il posto preferito di ogni gatto. Il divano, ovviamente. E come sta Biscotto oggi? Si sta riprendendo. Oggi sta molto meglio. Ha mangiato questa mattina, ha bevuto acqua ed è tornato il solito Biscotto curioso e un po' dispettoso. Stamattina ha già rotto un vaso di fiori. Direi che è guarito. Ah, questo è il vero segnale di guarigione. Quando un gatto ricomincia a fare danni vuol dire che sta bene. Che storia bellissima, Lucas. Siamo tutti felici per Biscotto. Grazie. E questa storia mi ha fatto capire quanto sia importante prendersi cura dei nostri animali con attenzione e amore. Sono parte della nostra famiglia e meritano le migliori cure. Assolutamente. E oggi abbiamo imparato tante parole utili in italiano legate al veterinario e agli animali domestici. Avete sentito parole come trasportino, ambulatorio, stetoscopio, vaccinazioni, Avete imparato qualcosa di nuovo oggi? Fatecelo sapere. E ricordate, ascoltatori, se il vostro animale cambia comportamento, non aspettate. Andate dal veterinario, meglio una visita in più che aspettare troppo. La salute dei nostri animali è preziosa. Benissimo detto, Lucas. E ora vogliamo sentire da voi. Avete animali domestici? Quali? Avete mai avuto un'esperienza divertente o difficile dal veterinario? Raccontateci tutto nei commenti. Sì, vogliamo sapere tutto. E se avete domande sull'italiano che avete sentito oggi, scrivetele nei commenti. Siamo qui per aiutarvi a imparare l'italiano in modo divertente e naturale. Esatto. Questo è il posto giusto per praticare il vostro italiano. Non abbiate paura di scrivere in italiano, anche se fate qualche errore. L'importante è provare e migliorare ogni giorno. E se questo episodio vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale Wow Podcast Italian. Ci aiuta moltissimo e ci permette di continuare a creare contenuti per voi.
Grazie mille a tutti per essere stati con noi oggi. È stato un episodio pieno di risate e di informazioni utili. Biscotto, speriamo che tu stia bene per molto, molto tempo. Anche io lo spero. Arrivederci a tutti gli ascoltatori di Wow Podcast Italian. Continuate a praticare l'italiano ogni giorno e tornate presto per un nuovo episodio. Arrivederci a tutti. Prendete cura di voi e dei vostri animali. A presto su Wow Podcast Italian.